Oggi è il turno del Re, che gli inglesi chiamano D. Questo può portarci a pensare che il Re sia in qualche modo associato al colore rosso, ma non è così. Da che mondo è mondo, il Re è verde, mentre il Fa è giallo, il Mi minore è marrone, il Si è viola, il Sol... E questa è la posizione più comune del Re maggiore. È la prima che impariamo. Re maggiore che, come nel caso dell'accordo di Do, ha una sua triade fondamentale che per il Re è composta dalle tre note Re, Fa diesis e La. In questa geometria sono così disposte: Re alla quarta corda, La alla terza, di nuovo Re alla seconda corda, Fa diesis, che è la terza maggiore, sulla prima corda, Fa diesis. Abbiamo detto La fa parte dell'accordo, eccolo qui, ma anche la quinta corda a vuoto è La. Quindi potremmo anche suonare dalla quinta corda tutto l'accordo pieno. Chiaramente quando al basso non mettiamo la fondamentale in un accordo bisogna stare un po' attenti perché l'orecchio un pochino ne risente. Comunque sia, questo La a vuoto è utile per suonare con il basso alternato come facevamo con il Do. Oppure sulla quinta corda possiamo mettere la porzione di scala, anche questo come facevamo sul Do. Okay. Questa è la stessa identica scala che facevamo sul Do, solo in una tonalità differente. Sentite, suona esattamente alla stessa identica maniera, ma vediamo perché sono la stessa cosa. Vi ricordate che in Do suonavamo Sol, La, Si, Do. Sol che è la quinta di Do, La che è la sesta, Si che è la settima maggiore e Do. Nel Re succede la stessa identica cosa, dove abbiamo stavolta il La è la quinta, il Si è la sesta, Do diesis è la settima e si torna al Re. E vedete che nel schemino qui sotto, dove ci sono le due scale, sopra è quella in Do, quella sotto è quella in Re, unica differenza è il Do diesis, ma sotto c'è una distanza segnata tra le singole note ed è segnata con T ed S. T sta per tono, S sta per semitono. Cos'è un semitono? L'abbiamo già visto nella lezione precedente, quando due note sono vicine si dice sono a un semitono di distanza, così tra Si e Do, le ultime due note sul pentagramma superiore, e altrettanto tra Re e Do diesis, semitono, mentre tra Sol e La, come vedete, c'è scritto T, tono, Sol, La. C'è un tasto vuoto in mezzo, questo sarebbe un semitono, tono. Quindi Sol a un tono c'è il La, a un tono c'è il Si, a un semitono c'è il Do. Idem sul Re. La a un tono c'è il Si, a un tono c'è il Do diesis, a un semitono c'è il Re. La stessa identica cosa, trasportata di tonalità, perché il rapporto tra le note non cambia. E quindi vedete che dare un numero alla nota non serve soltanto per codificarla con un nome diverso dal loro nome, Re, Mi, Fa, eccetera, ma è proprio per dare alla nota una funzione armonica al di là della tonalità, che va al di là della tonalità. Quindi ora ha ancora più senso chiamarle primo, secondo, terzo, quarto, quinto grado, eccetera. Ora ci potrebbe venire in mente di suonare anche la sesta corda. Chiaramente a vuoto non lo possiamo fare, perché è un Mi e non c'entra niente con l'accordo di Re. La soluzione è questa, andare a mettere un Fa diesis sulla sesta corda, quindi secondo tasto, sesta corda. Okay. Questa soluzione di usare il pollice è una soluzione che ricorre generalmente negli stili con il basso alternato. Quindi questi esempi li vedremo meglio nell'altra serie di tutorial, quella dedicata al thumb picking. La maggior parte delle soluzioni melodico-armoniche con questa geometria del Re avvengono sulla prima corda, dove abbiamo quindi Re nona, Re maggiore, Re sus e volendo arriviamo a mettere la quinta al canto. Re nona, in questo modo
modo lo usa Neil Young su The Needle and the Damage Done, che fa così. Una cosa del tutto chiaramente l'accordo è Re soltanto all'inizio, Re, Re nona, basso Do, questo già è Sol, quindi gli accordi da qui in poi cambiano. Una cosa simile la fanno gli Who su Naked Eye. Esempio con la quarta. Sul Do avevamo visto Fumes and Creek, che si può fare anche in Re, identico. Oppure con questa diciamo melodia, soluzione melodica qui c'è credo che facesse così, This Crazy Thing Called Love dei Queen. Oppure, altro brano dove possiamo mettere in uso tutte le note, dalla nona alla terza, quarta, quinta, fino oltre. Su un arrangiamento che feci di riadattamento più che arrangiamento, di Vasco Rossi, Anima Fragile. Oh. È giunto il momento di svelare quello che dicevamo sul primo video, questo qui del Do, dove parlavamo della terza maggiore e dicevamo se c'è una terza maggiore deve necessariamente anche esserci una terza minore. Sul Re questo si vede molto bene. Questo è il Re con Fa maggiore al canto, Fa diesis al canto, che è la terza maggiore. Se anziché Fa diesis metto Fa, ecco che ho Re minore. Si vede bene perché sul Re? Perché sono entrambe figure, posizioni che conosciamo. Quando ci viene chiesto Re minore, su un canzoniere suoniamo questo qui. Importante, dobbiamo pensare non che la terza scenda di un semitono, o che salga per fare, o che la terza minore salga per diventare terza maggiore. Quello che dobbiamo pensare è la distanza tra la tonica, la fondamentale e la terza. Questo è un salto di terza maggiore e questo è un salto di terza minore. È questa la distanza che ha senso in armonia, non questa. Sul Do, come suonerebbe il Do minore? Riprendiamo la posizione. Ricordate, era Do, Mi, terza maggiore, Sol, poi Do, Mi. Quindi questa terza maggiore dobbiamo mettere un Mi bemolle per avere la terza minore. E questo è Do minore. Chiaramente per suonarlo tutto dovremo suonare anche qui, diventa scomodissimo. E soprattutto vietatissimo questa. Questa non si può suonare proprio, non prendete applausi. Però il Mi bemolle posso suonarlo anche qui, ad esempio, quindi potrei suonare questo. Anche questo scomodissimo. Tra l'altro ha anche un brutto voicing, è inutile, per questo generalmente il Do lo si suona qui, Do minore. Comunque, mentre quest'altra posizione è usabile. In realtà l'ho usata una sola volta, quando ho riarrangiato il brano Smile di Charlie Chaplin, usai questo accordo qui, in questo modo. Eccolo qua. Eccetera. Quindi
Questo accordo qui in realtà è un Do minore con settima maggiore, perché c'è il Mi bemolle, terza minore, ma c'è anche il Si che è la terza, che è la settima maggiore. Suono abbastanza particolare. Nella versione originale credo che ci fosse semplicemente Do major 7, perché faceva Smile to your heart is aching smile. Era questo l'accordo qui. A me questo Smile even though it's breaking piaceva abbastanza, è un po' più drammatico. Anche sul Re possiamo mettere chiaramente un accordo minore con la settima maggiore. Questo è Re minore. Facciamo scendere la fondamentale, diventa settima maggiore. Anche qui chiaramente non dobbiamo pensare che è la fondamentale che scende di un semitone e diventa settima maggiore, ma dobbiamo pensare alla distanza in questo senso qui. Distanza di ottava, salto di ottava, salto di settima maggiore, salto di settima minore. Questa è la distanza che ha senso in armonia. Quindi dicevamo Re minore settima maggiore, Re minore settima, Re minore sesta e generalmente spinge sul Sol. Questa cosa qui è chiamata linea cliché, ha un nome. Può essere fatta non solo discendente, ma è comunque una linea cliché anche ascendente. Generalmente la si fa alterando la quinta. Quindi La diesis, Re sesta con il Si, Re settima con il Do. Rifaccio. Ok, linea cliché. Poi un'ultima cosa sull'accordo di Re, che in realtà è una cosa che si può fare con tutti gli accordi, è quello di prendere la geometria in prima posizione e spostarla lungo il manico. Quindi se noi spostiamo queste tre note e le portiamo qui ad esempio, abbiamo un Mi, qui è un Fa, Sol, La. Non cambiando la posizione delle tre note non cambia il rapporto tra di loro, quindi sempre di accordo maggiore si tratta. Basco. Eccetera, eccetera. Colpa d'Alfredo era il brano. Oppure Pink Floyd, Brain Damage. Sì. You raise the blade, you make the change, you rearrange it till I'm sane. You lock the door and throw away the key. There's someone in my head, but it's not me. Eccetera, eccetera. Ovviamente, così come il Re diventa Mi, diventa Sol, La, anche il Do può diventare Re. È un Re abbastanza strano perché c'è un Sol che è la quarta e c'è un Mi che è la nona. Ma comunque diciamo che è un Re. E ve lo faccio sentire su un brano ancora una volta di Neil Young, perché lui usa sia questa soluzione che questa. Va qui che è un Sol, poi suona un Fa e un Re minore, settima. Piccola digressione. Ci sono accordi intercambiabili tra di loro che vengono detti accordi paralleli perché condividono generalmente almeno due note o più. Per esempio, Re minore e Fa condividono due note. Sia Re minore che Fa hanno il Fa appunto e il La. In questo accordo qui c'è Re, Do, Fa, La. C'è la triade di Fa maggiore, ma c'è un Re al basso. Questo è un Re minore settima e allo stesso tempo Fa maggiore se non suona il Re, ma è Re minore settima se ci metto il Re, perché Re minore settima ha al suo interno l'intera triade di Fa. Però Neil Young qui lo usa come Fa.
Poi fa questo. E questo è il Re minore, settima, con la nona. Vado a suonare il brano e vi saluto. To live on Sugar Mountain with a bar